Buongiorno amici, benvenuti all'ultima video lezione su Cartesio. Sono state lunghe le nostre trattazioni di Cartesio. Io sto qua con il mio amore di vita, la mia straordinaria gattona. Guardate che sguardo, guardate che fattezze aristocratiche. Non a caso si chiama Sophie, come le aristocratiche del Settecento. Allora, vuoi stare con me per parlare della morale di Cartesio, l'ultimo argomento che trattiamo, l'ultimissima lezione su questo grande filosofo e scienziato francese. Sophie non vuole, come al solito, non vuoi farmi compagnia, lasciamola andare, questa gatta inquieta, predatrice. Guardate com'è bella, va bene, su, lasciamola andare. Ciao Sophie. E parliamo della morale di Cartesio. La morale di Cartesio, diciamo subito, l'ho detto anche in chiusura della lezione precedente, è un argomento molto deludente. La morale, o almeno una trattazione sistematica della morale, non trova posto in alcuna delle opere di Cartesio. Eppure Cartesio aveva considerato la morale tra le discipline che dovevano essere rifondate in base al nuovo metodo della Mathesis Universalis, al nuovo metodo geometrico, al nuovo metodo scientifico, quindi la, il rinnovamento complessivo del sapere del metodo scientifico inizialmente per Cartesio doveva comprendere anche la morale. La morale doveva diventare anch'essa una disciplina scientifica. Cartesio dice addirittura una scienza esatta, d'accordo? Una scienza esatta basata sul nuovo metodo scientifico, una morale geometrica, una morale compatibile con la nuova scienza. La morale infatti appartiene alla lista di tutte quelle materie che secondo Cartesio devono essere appunto rifondate da una nuova filosofia, da una nuova metafisica basata sul metodo matematico della certezza dell'autoevidenza di idee chiare e distinte. Questo, attenzione, Cartesio dice nel terzo dei libri del discorso sul metodo, e questo sembrerebbe compatibile proprio col finale del discorso sul metodo, il finale proprio nel sesto ultimo libro del discorso sul metodo, in cui Cartesio, ne abbiamo già parlato, credo proprio nella scorsa video lezione, esalta un vero e proprio eroismo scientifico in cui gli uomini diventeranno migliori anche da un punto di vista spirituale, anche da un punto di vista morale, grazie alla nuova scienza, al nuovo metodo scientifico. Tutto sarà scoperto. Cartesio si basa soprattutto, ha fiducia soprattutto nel ruolo della medicina, la nuova medicina curerà tutte le malattie, migliorerà anche appunto l'essere umano da un punto di vista sia materiale sia anche da un punto di vista spirituale. C'è questo eroismo tecnico, ecco, questo eroismo scientifico in Cartesio. E la morale all'interno del discorso sul metodo sembra appunto inserita tra le discipline che dovranno costruire questa nuova umanità derivante da questa nuova scienza. E, però Cartesio poi si smentisce subito, cioè questo programma, capite, non avrà alcuna realizzazione, non esiste in Cartesio la fondazione di una morale geometrica, di una morale rivoluzionaria che superi, diciamo, l'antica precettistica morale di Aristotele oppure degli stoici oppure degli epicurei, come Cartesio aveva cercato di superare il vecchio metodo scientifico basato sul sillogismo e la vecchia metafisica basata sul finalismo e sulle forme sostanziali e così via, sull'antropomorfismo della natura.
In realtà poi quindi questo programma di rifondazione geometrica della morale non si realizzerà, anzi Cartesio si smentisce subito. Noi spesso per avere informazioni sulla visione morale di Cartesio dobbiamo ricorrere alle sue lettere private, perché Cartesio scriverà sulla morale poco o niente all'interno delle sue opere pubblicate, e quando ne parlerà della morale all'interno delle sue opere pubblicate, ne parlerà sempre in maniera frammentaria, discontinua, per niente sistematica. E allora lui scrive che bisogna osservare una morale provvisoria. Lo scrive in una lettera privata di poco successiva al discorso sul metodo, in cui lui smentisce appunto il programma che vi ho appena detto, contenuto nel discorso sul metodo. La morale deve essere una morale par provision, una morale provvisoria. Che significa una morale provvisoria? Cartesio scrive che a differenza delle discipline teoretiche, a differenza della ricerca pura, in cui si può sospendere il giudizio se non si trova la via corretta, sospendere il giudizio per molto tempo finché non si trova la soluzione, oppure addirittura nelle discipline teoretiche si può sospendere il giudizio anche in maniera indefinita. Non trovo niente, non riesco a scoprire niente e concludo la mia vita così senza aver delineato niente. Questo però non si può fare nella morale, perché la morale non è una disciplina teorica, è una disciplina pratica, e quindi noi dobbiamo pur vivere, dobbiamo pur darci delle regole morali, e lui dice magari sono delle regole provvisorie finché non arriviamo a fondare anche la morale, a rifondarla completamente in maniera scientifica in base al nuovo metodo. Quindi sembrerebbe che Cartesio dica provvisoriamente io assumo queste tre regole che adesso vedremo, i tre precetti della morale provvisoria, poi li lascerò cadere nel momento in cui costruirò una morale scientifica, una morale definitiva. Questo sembrerebbe il suo intento in base all'interpretazione di molti studiosi, proprio perché Cartesio dice che questa morale è provvisoria e io la devo assumere perché, insomma, non posso aspettare io devo vivere, devo fare delle scelte morali, devo fare delle scelte in merito ai miei comportamenti, alle mie passioni e insomma alle azioni morali. Non posso attendere di aver rifondato scientificamente la morale, e quindi provvisoriamente assumo queste tre regole. Queste tre regole sono molto deludenti, cioè comunque delineano una morale assolutamente conformista, totalmente in contrasto con quello che Cartesio aveva detto poco tempo prima nel discorso sul metodo. Sembrano più che altro delle regole di prudenza, delle regole che sembrano semplicemente suggerire allo studioso, al filosofo, allo scienziato cosa fare per evitare problemi, evitare persecuzioni, cioè delle regole di prudenza per essere certo di poter lavorare senza subire degli intralci, senza subire degli intoppi. La prima regola invece infatti è fortemente conformista, cioè lui dice che bisogna seguire le leggi, gli usi e i costumi del luogo dove ci si trova. Quindi aderire e accettare le leggi, gli usi, i costumi, le religioni, le forme di governo del posto in cui ci si trova senza pensare di cambiarle. Per esempio, io nasco in un ambiente, in un regno, in una regione protestante, sarò protestante. Io nasco in un ambiente cattolico, sarò cattolico. Io nasco in una repubblica, sosterrò la forma della repubblica. Per esempio, nasco in Olanda, in un cantone svizzero. Io nasco in una monarchia assoluta come la Francia,
seguirò le regole della monarchia e avrò rispetto e sostegno per il monarca. Nessuna idea di rivoluzione, nessuna ambizione di cambiare le cose. Anche gli usi e i costumi nella vita quotidiana, ecco, io non li andrò a contestare. Quindi si tratta semplicemente di un prudente conformismo. La seconda regola consiglia il perseverare. Bisogna perseverare in una decisione nel momento in cui la decisione è presa, bisogna metterla in pratica, perseverare. Attenzione, Cartesio dice, bisogna prendere una decisione. Una volta presa la decisione, bisogna seguirla, non si può continuamente cambiare idea. Tu hai preso una decisione, la devi mettere in pratica, hai iniziato a mettere in pratica, devi continuare a seguitare in quella decisione, anche se nel frattempo ti sono sorti dei dubbi, è troppo pericoloso cambiare la decisione. Capite, queste regole sembrano voler aderire a una sorta di igiene del lavoro, a una sorta di igiene della vita, cioè regole fatte apposta proprio per non avere scossoni, per vivere in maniera tranquilla. Tu hai preso una decisione, la devi portare avanti, sarebbe troppo complicato cambiarla, anche se ti sono venuti dei dubbi, ci hai ripensato, devi portare avanti la decisione che hai deliberato. La terza è che bisogna cercare di dominare i desideri, le passioni. Dominare le passioni, Cartesio abbiamo visto nella lezione scorsa che, e chiaramente questo l'aveva già detto anche nel trattato sulle passioni dell'anima, dominare le passioni, dominare i desideri e attenzione, reprimere quelle passioni e quei desideri, soprattutto quelle passioni e quei desideri che ti spingerebbero a cambiare le cose, a cambiare il mondo. Quindi dominare tutte le passioni, i desideri, ma soprattutto quelli che possiamo commentare noi rischiano di metterti nei guai, cioè le passioni e i desideri che ti spingono a mettere in discussione l'ordine costituito, a voler cambiare il mondo. È del tutto evidente il conformismo e il conservatorismo di queste tre regole della morale provvisoria. Tuttavia da Cartesio non avremo molto altro nella sua vita, nella sua produzione in merito alla riflessione morale. Quindi molti interpreti hanno parlato proprio di un'etica della sottomissione, di un'etica della rinuncia ispirata a principi stoici e principi epicurei. È una sorta di saggezza antica, antiquata, che appunto, come vi ho detto, non mantiene le promesse di un'etica dell'eroismo. Quest'etica della sottomissione è in contrasto con l'etica dell'eroismo di cui poco tempo prima Cartesio aveva parlato nel discorso sul metodo, in cui aveva detto, ve lo ricordate, l'ho detto la volta scorsa, che l'uomo ha il diritto di dominare, di padroneggiare la natura, di possedere tutti gli altri esseri, perché l'uomo è superiore in quanto è l'unico che ha una res cogitans a differenza degli altri esseri. Sembrerebbe che in questo quadro l'uomo debba essere destinato ad assumere anche una nuova morale, una nuova direzione dei comportamenti, la morale di un nuovo umanesimo scientifico, tecnologico, e invece, lo ripetiamo, Cartesio propone vecchie norme di saggezza stoicheggianti che in fondo servono a evitare scontri, a evitare polemiche, a sopravvivere tenendosi nascosto e tenendosi lontano da qualunque cambiamento, da qualunque proposito di riforma sociale e politica.
Allora, molti interpreti hanno detto che queste regole sono, il Cartesio le chiama regole della morale provvisoria, erano destinate a insomma, essere superate qualora Cartesio avesse realizzato appunto la fondazione scientifica della morale in base al metodo geometrico. Cartesio va bene, non ci riuscirà mai, non creerà mai l'etica geometrica, però molti interpreti sostengono avrebbe voluto farlo. Il problema è che questi interpreti sono smentiti da Cartesio stesso, cioè Cartesio stesso in alcune lettere private dice chiaramente che le regole di questa morale provvisoria sono definitive, vanno assunte come definitive. C'è per esempio una lettera importantissima ad una delle sue corrispondenti, la principessa Elisabetta di Boemia. Lui dice queste 3 regole che ho presentato come provvisorie in realtà sono definitive. Le riformula un po', le cambia un pochino, però dice che queste sono le regole definitive della morale. Lui pensa singolarmente di aver scoperto una morale completamente nuova, una morale superiore a quella degli antichi. A noi non pare affatto e appunto risulta singolare se Cartesio pensava di aver scoperto una morale nuova, una morale di particolare importanza, risulta singolare l'assenza totale di una presentazione sistematica di queste regole morali nelle successive opere di Cartesio. Cartesio ne parlerà soltanto nelle lettere private, mentre nelle sue opere farà soltanto delle allusioni, ma anche nelle lettere private. Poi a un certo punto Cartesio finirà soltanto per snocciolare qui e lì delle massime morali che non costituiscono minimamente un sistema di morale organizzato. Cartesio non ha potuto, o Cartesio non è riuscito, non ha potuto, oppure Cartesio non ha voluto costruire una morale geometrica. Può darsi che siano vere entrambe le ipotesi. Cartesio magari era sicuramente sincero nel suo tratteggiare, nel suo annunciare il programma di una morale nuova, scientifica, geometrica, compatibile con la nuova scienza, e poi magari ha trovato delle difficoltà e non l'ha più fatto. Però noi sappiamo che Cartesio era un pavido che evitava a tutti i costi polemiche, problemi e scontri, e quindi può darsi che Cartesio non abbia voluto realizzare, cioè avrebbe forse potuto portare avanti, realizzare una morale nuova, una morale veramente nuova, geometrica, ma magari non ha voluto farlo per ragioni di prudenza. C'è l'ipotesi, che anche l'ipotesi mia, la realizzazione di un'etica sistematica su base geometrica avrebbe comportato, attenzione, necessariamente la negazione del libero arbitrio. Per fondare geometricamente la morale, Cartesio forse si accorse che questo suo programma sarebbe stato un programma anticristiano, che gli avrebbe creato dei problemi, e Cartesio è sempre stato cristiano, non vuole assolutamente fuoriuscire o far credere di fuoriuscire dal cristianesimo, e forse la realizzazione di questa morale geometrica avrebbe messo in dubbio le caratteristiche finalistiche e di libero arbitrio che lui attribuisce al res cogitans. Quest'idea, quest'ipotesi, Cartesio non ha voluto realizzare la sua morale geometrica perché gli sarebbe venuta fuori una costruzione incompatibile con le caratteristiche cristiane, spiritualistiche, finalistiche, di libero arbitrio della res cogitans. Questa ipotesi potrebbe essere suffragata dalla constatazione di quello che poi fece
Spinoza, il suo allievo, che però poi si allontanò da Cartesio, però Spinoza, ve lo ricordate, guardate le mie lezioni su Spinoza, Spinoza in realtà aveva sempre sostenuto, di essere fedele a Cartesio, cioè di aver portato le idee di Cartesio alle proprie naturali conseguenze, mentre Cartesio era stato timido su questo, oppure non aveva appunto voluto trarre le estreme conseguenze delle sue idee. Quindi Cartesio non realizza la morale geometrica, però lo farà Spinoza, il suo discepolo. E guarda caso, come sappiamo, la morale geometrica di Spinoza è una morale della potenza, è una morale deterministica, è una morale fortemente anticristiana, comunque per niente compatibile con il cristianesimo. E forse, vedete, Cartesio avrà pensato che sarebbero sorti problemi di questo tipo e che insomma una costruzione geometrica della morale non si poteva fare, ecco, sarebbe venuto fuori qualcosa di non cristiano. E quindi Cartesio continua nelle sue lettere a dire che questi tre precetti della morale non sono provvisori, ma sono definitivi. Cartesio scrive anche delle altre cose sulla morale, sui comportamenti, per esempio in una lettera del 1646 ad un'altra sua corrispondente donna, la regina Cristina di Svezia, ve la ricordate? Cartesio enuncia 4 postulati metafisici per la fondazione di una morale. Questi sono l'esistenza di un Dio da cui dipendono tutte le cose, e la cognizione di questo Dio che decide tutte le cose ci deve portare, dice Cartesio, a svalutare la vita umana, perché dobbiamo accettare senza problemi tutto ciò che avviene, perché tutto ciò che avviene è stato voluto da Dio, è così. Il secondo principio di metafisica in vista della morale è il fatto che dobbiamo pensare che la distinzione reale dell'anima dal corpo è la convinzione dell'immortalità dell'anima, ci spinge a non temere la morte e ci distacca da questo mondo materiale che viene visto soltanto come con disprezzo, insomma, come una vita di passaggio in cui tutto dipende dal caso, dalla fortuna. E quindi il terzo principio invece dice che dobbiamo liberarci dall'antropomorfismo, dal finalismo antropocentrico, questo l'abbiamo già detto molte volte, e considerare il creato, considerare la natura appunto come qualcosa di puramente meccanico, non finalizzata all'uomo. Dio non ha creato la natura in vista dell'uomo, e insomma questa consapevolezza ci porta a pensare che tutto ciò che avviene nella nostra vita su questa terra non sia importante in attesa di una vita migliore, perché l'antropomorfismo e l'amore di Dio si vedrà soltanto dopo la morte, ma Dio non ha fatto nulla in modo, non ha fatto nulla per costruire un universo a misura di uomo, non ha creato l'universo per amore dell'uomo. Vedete che sono tutti precetti che hanno comunque una finalità in comune, quella in qualche modo di disprezzare la vita terrena, di disprezzare tutto ciò che avviene nella vita terrena e di pensare ad un'altra vita dopo la morte. E anche questi principi quindi sembrano indicare proprio una rinuncia, ecco, una rinuncia a realizzare delle cose buone nella nostra vita, una rinuncia che appunto è in totale contrasto poi
col programma eroico-scientifico di Cartesio. Cosa lo diciamo a fare? L'avete capito. E quindi la quarta invece di queste regole che lui enuncia nella lettera a Cristina, regina di Svezia, dice che ogni persona ha una sua dignità, ma non può esistere da sola, è parte di un tutto e quindi bisogna collaborare, bisogna dedicarsi alla società, alla famiglia, alle istituzioni collettive e quindi l'utilità del pubblico, secondo Cartesio, è preferibile all'utilità egoistica della propria persona singola. Poi in altre lettere, sempre a Cristina di Svezia e altri, Cartesio parla del sommo bene che dice che il sommo bene consiste in Dio, cioè il bene supremo è Dio, e però il bene supremo dal punto di vista dell'uomo è riconoscere l'esistenza e gli attributi di Dio e quindi insomma obbedire a Dio e così via. Il sommo bene dal punto di vista dell'uomo consiste nel conoscere Dio, cioè nel conoscere appunto il bene e nel volerlo mettere in pratica. Cartesio dice che la conoscenza del bene, in quanto Dio è infinito, a volte è superiore alle nostre capacità, però insomma dobbiamo fare il più possibile per conoscere il bene e per volere il bene, quella che lui chiama la virtù, praticare la virtù, eh, cercare di giudicare ciò che è meglio, sforzarsi di conoscere il bene e di praticarlo. Insomma, questo è, insomma, siamo piuttosto delusi appunto da quello che Cartesio dice per quanto riguarda la morale. E attenzione, ci sono altre lettere private, oltre ovviamente al trattato sulla passione dell'anima e altre opere, ma ne abbiamo già parlato nella scorsa lezione. Cartesio dice che noi dobbiamo sforzarci nel dominare le passioni. Vi ricordate, non voglio ripetere la scorsa lezione, l'abbiamo già detto, Cartesio pensa che le passioni, non solo le percezioni visive, uditive dei cinque sensi, non solo le percezioni interne al nostro corpo che lui chiama sensazioni come la fame, il freddo, il sonno, ma le passioni sono, e in questo caso Cartesio si occupa principalmente di questo, le passioni sono anche i sentimenti, d'accordo? La collera, l'ira, l'amore, la gioia. E abbiamo detto nella scorsa lezione che le passioni per Cartesio vengono dal corpo, che è una macchina, e quindi diciamo si producono necessariamente all'interno della nostra macchina corporea. Ricordate la famosa frase di Cartesio: noi siamo una macchina con dentro un'anima. Le passioni quindi vengono generate, originate, causate dal corpo in maniera meccanica e deterministica, poi però vi ricordate le passioni in realtà appartengono all'anima perché vengono sentite a livello di res cogitans, sono una modificazione della res cogitans attraverso, ricordate, la fisiologia del corpo che va a schiacciare la ghiandola pineale, a interagire con la ghiandola pineale e quindi le passioni sono create dal corpo, ma il corpo causa a livello dell'anima degli effetti, a livello dell'anima degli effetti e appunto le sensazioni delle passioni non appartengono al corpo ma all'anima. Questo l'ho spiegato ampiamente nella lezione precedente. E quindi le passioni, anche qui sto ripetendo quello che ho detto nella lezione scorsa, sono subite dall'anima, non possono essere annullate da un atto di volontà. Però vi ricordate, le passioni possono essere dominate, attenuate o addirittura annullate da una strategia indiretta.
tratta dal fatto che l'anima, la ragione, l'intelletto, la razionalità si sforzino di razionalizzarle e si sforzino anche di impedire che vi siano quelle manifestazioni fisiologiche che le accompagnano. E quindi qui in queste lettere private Cartesio è molto più ottimista da questo punto di vista, è molto più risoluto rispetto a quello che dice nell'opera Il trattato sulle passioni dell'anima. Lui diceva che sì, le passioni a volte possono essere annullate, però è difficile, possono essere a volte controllate. Qui invece in queste lettere private lui dice che un saggio può ottenere il dominio completo delle passioni, controllarle completamente. La questione non è facile, ne abbiamo già trattata nella lezione scorsa, la questione non è facile appunto perché le passioni vengono sentite a livello dell'anima, ma in realtà vengono prodotte dal corpo. Ecco, questo forse non l'ho chiarito bene nella lezione precedente, potrei dirlo adesso, forse l'avete già capito. Cartesio non attua la tripartizione dell'anima, per lui l'anima non ha tre funzioni come in Aristotele, per lui l'anima è soltanto razionalità, non soltanto razionalità, l'abbiamo visto, però diciamo che per Cartesio l'anima corrisponde soltanto a una delle tre funzioni dell'anima aristotelica, cioè all'anima razionale. L'anima razionale non è solo ragione, non è solo intelletto, l'abbiamo visto, è anche volontà, è anche capacità appunto di immaginare oppure di sentire le passioni. Tuttavia si tratta comunque delle funzioni psichiche superiori, d'accordo? Quindi per Cartesio non ci sono le tre parti dell'anima, l'anima è soltanto per lui quella che si occupa delle funzioni che Aristotele chiamava razionali. Per Cartesio l'anima sensitiva, che l'uomo ha in comune con gli animali, e l'anima nutritiva o vegetativa, che l'uomo ha in comune con gli animali e con i vegetali, per Cartesio non esistono queste due parti dell'anima. Attenzione, tutto ciò che è sensitivo, che esprime, che causa la sensibilità, che sia appunto in realtà una percezione visiva, una sensazione di freddo, di caldo, di fame, che siano sentimenti come l'ira, la gioia, l'amore, la collera, la viltà, tutte queste cose appunto che noi chiamiamo sensitive, che Aristotele attribuiva alla funzione dell'anima sensitiva, in realtà per Cartesio appartengono al corpo. Non esiste un'anima sensitiva e quindi tutte queste cose appartengono al corpo, così come anche le funzioni nutritive, la digestione, la generazione, la procreazione, sono tutte funzioni che avvengono in maniera meccanica, deterministica, che appartengono al corpo. Quindi a Cartesio attribuisce al corpo ciò che per Aristotele era anima sensitiva, le funzioni dell'anima sensitiva e le funzioni dell'anima vegetativa o nutritiva. Questo appunto crea dei problemi perché appunto le passioni appartengono al corpo dal punto di vista della loro origine, vengono subite dall'anima che quindi ha molta difficoltà a controllarle. Non può l'anima controllare le passioni in maniera diretta, automatica, con un atto di volontà. Deve controllarle in maniera difficile con una strategia indiretta. Vi ricordate l'esempio che ho fatto nella scorsa lezione? Per esempio, Cartesio dice: se io mi rendo conto che le manifestazioni psicosomatiche, fisiologiche che accompagnano la natura consistono in una respirazione accelerata, se io mi sforzo anche quando provo paura, mi sforzo razionalmente di calmare, di rallentare la mia respirazione, allora proverò meno paura.
Questo è significativo perché appunto le passioni generate dal corpo appunto corrispondono a ben visibili manifestazioni fisiologiche. Potrei fare un altro esempio, l'amore. Cartesio dice che l'amore fondamentalmente che cos'è a livello fisiologico? È un afflusso molto maggiorato del sangue dallo stomaco verso il cuore, d'accordo? E quindi voi potreste concludere che è molto più difficile controllare l'amore piuttosto che la paura, perché io per controllare la paura devo controllare la respirazione, la velocità di respirazione e magari posso farlo perché la respirazione è anche volontaria, posso agire volontariamente sulla respirazione. Ma come faccio ad agire sul mio corpo impedendo in qualche modo l'afflusso di sangue dallo stomaco verso il cuore? Però può darsi che io ci riesca, magari io trovo degli esercizi corporei da fare o non lo so, delle cose da mangiare, da bere che fanno in modo che il sangue non salga dallo stomaco al cuore. Se io trovassi appunto qualche rimedio per evitare che il sangue salga dallo stomaco al cuore, quindi capite qualche rimedio che rappresenta una possibilità indiretta di controllare la passione, allora in quel caso io subirei meno la passione d'amore, sarei un po' meno trascinato dall'innamoramento. Ecco, Cartesio ripete nelle sue lettere private che bisogna dominare le passioni, che il saggio può dominare le passioni e ripeto nelle sue lettere private lui è molto più ottimista sulla possibilità del saggio di controllare effettivamente le passioni, mentre nell'opera Il trattato sulle passioni dell'anima sarà meno ottimistico e dirà che insomma a volte ci si riesce, a volte non ci si riesce granché a controllare e addirittura a annullare le passioni. Per il resto abbiamo, ripeto, una serie di affermazioni e di massime morali piuttosto scontate, piuttosto conformistiche e piuttosto frammentarie, sia nelle opere destinate alla pubblicazione, sia nelle opere private, e quindi Cartesio non produrrà mai una definizione sistematica, una teoria sistematica della morale. Concludiamo qui con questo aspetto, con l'aspetto sicuramente più deludente di tutta la filosofia di Cartesio, ovvero la sua morale. Concludiamo qui le lezioni su Cartesio. Io volevo portarle avanti insieme alla mia gatta, ma la mia gatta non vuole stare con me durante le video lezioni, mi morde, mi graffia, sono pieno di graffi. Purtroppo, come avete visto, più di 30 secondi non resiste in braccio a me. Va bene, non bisogna forzare gli animali, questa gatta è capitata e comunque le voglio bene, tengo molto a lei. D'accordo, continuate a seguirmi. Per il momento vi saluto. Ciao ciao, ciao a tutti.